Adesso andiamo a provare invece questi due. Questo è proprio un blu notte. Ok. Salve Sara, Salve. lei è l'appuntamento delle 15:30, vero? Perfetto, possiamo darci del tu per praticità? Certo, va benissimo. D'accordo, allora Sara, è la prima volta ovviamente che fai un'analisi dell'armocromia, Sì. ma hai già un'idea? Ti sei mai interessata all'argomento? Allora, ho provato a guardare qualche video, a farmi un'idea, però su di me non saprei veramente da dove partire. Ok, vedo che apprezzi però i colori molto accesi, molto brillanti. Sì, sì, sì. Quindi ecco, ci tengo a precisare che l'armocromia è una disciplina che aiuta a capire i colori più valorizzanti per noi anche quando siamo senza trucco. Ok. Ok? Poi ovviamente c'è una parte che è caratteriale, che è emozionale e lì insomma non la possiamo soffocare in questo senso. Quindi l'armocromia è uno strumento che a noi serve per capire magari in determinate situazioni quali sono i colori che ci valorizzano. Questo non toglie che possiamo scegliere anche poi di usare colori che non fanno parte della nostra palette perché ci piacciono, perché ci emozionano o perché ci danno proprio una carica, quindi non deve essere assolutamente un modo di vietarsi l'uso dei colori, è solo uno strumento in più per capire. Quindi cominciamo con questa seduta, io andrò intanto a metterti un po' di mollettine per tirare indietro i capelli. Grazie. Poi andremo a mettere anche la cappa e la bandana. Ok. Questo è il tuo colore naturale dei Sì. capelli. Sì, Ok. sì. È un po' che lo lascio nature. Bene. Ora mi dispiace che è un po' sgualcita sia la cappa che la bandana, ma non ho fatto in tempo a stirarla dall'ultima seduta che ho fatto. Ovviamente sono lavate accuratamente tra una cliente e l'altra. Andiamo a mettere questa cappa proprio perché è un bianco abbastanza neutro che non va a interagire con quello che è poi il colore dei drappi che andremo ad applicare intorno al tuo viso. Vediamo. E adesso andiamo a mettere questa, anche se il colore è naturale, ma ci aiuta maggiormente non avere il viso contornato dai capelli. Ok. Quindi, allora aspetta un secondo che ti metto anche una pinza. Perché è più pratico. Ecco, adesso facciamo è meglio. Passa un pochino il collo in avanti, per favore. Grazie.
così non abbiamo interferenze. Ti dà fastidio? No. Se vuoi tiro fuori le orecchie, No, se ti va dà bene, fastidio. sì. Ok, così non abbiamo interferenze Ok. di colori e si vede benissimo la tua pelle, i tuoi occhi, quindi Ok. adesso cominciamo. La prima cosa che andremo a provare sarà guardare il sottotono della tua pelle. Ok. Sottotono. Dunque, ecco qua i nostri drappi per vedere il sottotono. Tu puoi guardarti nello specchio che è Ok. davanti a te. No, aspetta, lo metto di qua, da quest'altro lato. Ok. Ecco, riesci a vederti Sì, sì. nello specchio. Io invece vengo davanti perché ho bisogno Ok. di vederti meglio. Quindi guarda bene come ti vedi con questo rosso Ok. e poi andiamo a guardarti con quest'altro. Ok. Stai un attimo, ecco, così in modo che ti veda bene anche io. I rossi sono veramente importanti, per vedere il sottotono. Mhm. Allora, tu dovresti dirmi intanto, riesci a vederti bene? Sì, sì. Ok, dovresti dirmi con questi due rossi Mm. quale trovi che ti stia meglio. Non devi basarti sul tuo gusto Ok. personale, bensì devi osservare il tuo viso, eventuali piccole imperfezioni se vengono accentuate o Ok. meno, le occhiaie se vengono accentuate o meno. Allora, osservati bene con questo e poi con questo. Non so se riesci a notare una differenza. Forse leggermente meglio con l'altro, mi sembra Ok, di... adesso provo a guardarti anch'io nello specchio perché ti vedo più frontale rispetto allo stare di lato. Ok, questo. Osserviamo le occhiaie, eventuali rossori. E poi passiamo a questo. Di nuovo guardiamo le occhiaie, eventuali rossori. Allora, io devo dire che non vedo una differenza evidentissima, quindi andrei a provare anche altri colori adesso e poi Ok. dopo semmai torniamo indietro sui rossi. Ok. Dunque, passiamo a questi. Quindi c'è questo color pesca e invece un color albicocca. Ti rimetto il pesca Sì. e l'albicocca. In questo caso vedi differenze tra un colore e l'altro. Mi sembra
più luminosa con Il il pesca, vero? sì. Infatti. Allora, devo dire che in base ai primi drappi che stiamo provando, vedo una componente neutra molto forte, Ok, però una lieve tendenza più verso il freddo. ok. Non sembrerebbe perché comunque hai gli occhi, quel nocciola, quindi sembra quasi che il freddo non sia. Però ad esempio nel mio caso, Ok. che ho anch'io gli occhi Hazel, avevano pensato che fosse un inverno, invece poi sono un autunno nella variante quella più fredda dell'autunno. Ok. Quindi non si sa mai dove andiamo a parare, però Ok. finora mi sembra che leggermente freddo ti stia meglio. Ok. Adesso andiamo a provare invece questi due. Questo è proprio un blu notte. Ok. E poi andiamo a provare invece questo marrone cioccolata. Blu notte e marrone cioccolata. Secondo me fra questi due è abbastanza evidente. Che dici? Come ti vedi tu? Um, il marrone mi sembra evidenzi un pochino di più. I difetti, vero? Sì. Mentre il blu notte li fa un po' sparire. Sì. Quindi si sta Sì. confermando Inverno. più fredda, sì, vediamo Freddo, un po'. freddo. Allora, mi manca un drappo all'appello. Infatti era qua sotto, guarda, sono qua sotto nascosti. Continuiamo sempre a valutare il sottotono con questo bellissimo grigio. E qua invece abbiamo un color cammello. Questi due si vede un po' meno, però continuo a preferire il grigio. Tu come ti vedi? Sì, anch'io il grigio. E adesso siamo ai bianchi, Ok. ovvero qui abbiamo un bianco ottico, Ok. come la mia camicia che è proprio Ok. bianchissima, e invece questo è un panna. Devo dire che i colori bianchi comunque ti stanno molto bene entrambi, però anche in questo caso secondo me con il bianco ottico ricevi una luce maggiore. Sì. Quindi i rossi, che erano quelli che sono gli unici in cui tu hai scelto il caldo, andiamo a riguardarli un attimo. Ok. Nel frattempo ti sei fatta un po' anche l'occhio. Sì. Allora, questo è il rosso freddo. E questo è il rosso caldo. Io lo vedo abbastanza evidentemente. Sbatto un pochino di più. Sì, il rosso freddo ti valorizza maggiormente. Secondo me, se te guardi anche le tue labbra, il colore naturale delle tue labbra, vedi
sì. non sono calde, Mm, quindi direi che il sottotono ok, è freddo. freddo. Quindi adesso continueremo la nostra analisi Sì, utilizzando altri drappi, ok. però ecco, diciamo che per adesso vediamo molto il freddo come sottotono a te assegnato. Ok. Andiamo a usare sempre anche questi proprio per confermare, ok? Questi sono i drappi luminosi, quelli col glitter. Qui abbiamo un bellissimo rame, Mhm. un blu stellato, che è un colore molto intenso, Mm, non tutti lo reggono. Riguardiamo il rame. ok. Tu come ti vedi? Indipendentemente dal fatto, per esempio, io amo il rame e questo blu non mi piace, però Ok. va guardato in base al In tuo base viso. a... Sì? Forse con il rame Mhm. mi sembra di slavarmi un pochino. Sì, sì, ti spegne, vero? Sì. Mentre il blu, che oltretutto è anche bello intenso, Mm, sì. vedi, Mm, assume subito una luminosità diversa. sì. Adesso guarderemo anche con l'oro e Ok. l'argento, quindi l'oro è caldo, Ok. ovviamente, e sparisci, cioè proprio non si nota quasi. Ho tutte le collanine e gli orecchini tutte in oro, Va bene, giustamente. però certo questi servono per avere anche un'indicazione sui gioielli da indossare, però se te metti gioielli in oro, Ok. che è vero sono sì vicino al viso, ma li bilanci poi con un trucco adeguato Ok. alla tua stagione, con quello che poi è importante sono i colori che metti vicino al viso, tipo la maglia, la camicia. Ok. Quindi allora si va a creare un equilibrio perché comunque il gioiello è pur sempre una cosa piccola. Piccola. Certo, se decidi di avere un look molto essenziale, sei più valorizzata magari da un orecchino non caldo. Ok. Adesso andiamo a vedere infatti l'argento, è tutta un'altra Sì. luce, è tutta un'altra luce. Sì, questo si Quindi i vede bene. prossimi gioielli magari che comprerai potrai valutare anche Argento. l'argento. Ok. Poi magari, ecco, una cosa importante, se a uno piace l'oro, Sì. meglio allora in questi casi scegliere un oro spazzolato, lavorato, cioè che non sia proprio quell'oro giallo, riflettente, Ok. lucido, perché un oro spazzolato già si confonde un pochino di più. Ok. Perché poi giustamente c'è anche il gusto personale delle persone. Certo. Bene, quindi confermiamo il tuo sottotono freddo. Ok. Andiamo a vedere a questo punto il contrasto. Ok. Sono tutti parametri che ci aiutano poi a capire non solo la stagione ma anche la sottostagione. Ok. Allora, qua abbiamo questa riga bianca e nera, Ok. righe grandi Mhm. con colori belli decisi. Mm? Poi andiamo con questa che è la riga leggermente più piccola, invece di avere il nero abbiamo un grigio. E per finire invece la riga ancora più piccolina, bianco e grigio chiaro. Guardiamo un po', mi allontano un attimo.
Mhm. Allora, ti guardo anch'io nello specchio che hai davanti. Ok. Beh, dimmi la tua. Io non ho dubbi. Hai un contrasto alto, senza dubbio, né Ah, basso né medio, proprio alto. sì, sì, qui questo si vede bene. Quindi questo cosa significa? Tra l'altro ho visto che quest'anno vanno molto di moda le righe. Ah, ok. Quindi se comprerai delle magliette a righe, sì al bianco e nero e sì alla riga grossa. Ok. Lo stesso vale per le fantasie. Ok. Chi ha un contrasto alto, Sì. quindi gli stanno bene delle fantasie grosse, Ok. grandi, non quelle minute, piccine piccine. Ok. Mentre chi ha il contrasto basso è meglio che prenda magari quelle fantasie piccoline col fiorellino, col boa Ok. piccolo. Ecco, tu sei valorizzata dal contrasto forte, quindi anche nell'abbigliamento appunto riga grande, Ok. fantasia grande, perché Mhm. quelle piccoline ti spengono, non ti Ok. valorizzano. Non ci Ok? piace. Continuiamo adesso a vedere l'intensità. Ok. L'intensità di solito è quella che serve a vedere se una è più chiara, è più brillante oppure soft. Poiché ci siamo orientati sul freddo, sul sottotono freddo, andremo a guardare intanto i verdi della stagione inverno e della stagione estate. Ok. Anche se l'estate, devo dire che con il fatto che hai questo contrasto così alto, la vedo poco probabile Ok. che sia la tua stagione, però andiamo a guardare lo Ok. stesso. Questa è la summer, quindi andiamo a vedere i verdi della summer. E qua già, secondo me non ci sono dubbi, che anche l'intensità non sia tanto bassa, perché in alcuni casi può esserci un contrasto alto e l'intensità bassa, sono tante le Ok. variabili, anche se molto spesso vanno a braccetto. Questo già meglio rispetto all'altro, però sono colori che su una summer questi colori che magari su te sembrano smorti diventano dei colori meravigliosi che la valorizzano. In questo caso secondo me non ci siamo molto, sono colori, tutti colori da summer questi. Quindi questi sono i verdi, verdi turchesi. Questo già un po' meglio perché è un pochino più, non so se ti sei vista, Questo non l'ho visto. questo turchese, aspetta, te lo faccio vedere, perché anche la summer c'è un tipo di summer che è comunque più cromata rispetto, l'ho perso, eccolo qua. Non è il tuo secondo me, però già meglio degli altri due che avevamo visto. Sono riuscita a mescolarli tutti, a fare una gran confusione, se no non sarei io. Allora, per curiosità, adesso andiamo a guardare invece il drappo winter Ok. e i verdi winter. Ok.
questi sono i verdi winter e questo è un verde, mi sembra petrolio, sì, è un verde petrolio. Che dici? È meglio degli altri. Sì. E poi adesso andiamo a vedere quest'altro, che è un verde smeraldo. Adesso ti guardo nello specchio. Ok, andiamo a vedere di nuovo il verde petrolio. E verde smeraldo. Tu riesci a notare qualche differenza? Ha più luminosità con questo colore. Con lo smeraldo? Vedo, sì. Anche questo ti sta bene, però spegne Tra i un due. po'. Quindi hai un contrasto alto Ok, e un'intensità alta ok. che ci stanno facendo dirigere verso una stagione abbastanza precisa. Ok, Adesso proveremo tutti i drappi sì, della stagione inverno ok. per essere ancora più sicuri. Ok. E questo l'abbiamo già visto, Ok. che è il nostro verde petrolio. Ok. Poi questo è un bellissimo viola Sì. che ti sta decisamente bene anche questo. Ecco qua il rosso, che non è il rosso freddo che avevamo nella palette dei sottotoni, però è comunque un rosso freddo. Un bel rosso profondo, freddo. Allora, il nero è Ok. l'inverno è l'unica palette che contempla il nero. Ok. Le altre non ce l'hanno Ok. e tu lo reggi molto bene. Diciamo che il nero è più per l'inverno assoluto. Ok. Poi c'è la Winter Bright, la Winter Cool e la Winter Deep, ovvero quella Ok. profonda, quella fredda e quella brillante. Ok. Quando a una persona stanno bene più o meno tutti i colori della palette inverno, è molto probabilmente un inverno assoluto. Ok. Se ci sono delle preferenze si vede su quale sottostagione andiamo, ok? E qua abbiamo di nuovo un blu notte, molto profondo questo, Qui abbiamo questo, non so bene come chiamarlo, questo colore. Rogna. Ma è violaceo, vedi, è un bordeaux violaceo, molto freddo e molto profondo anche questo. Poi qui è sempre un rosso freddo, è un rosso lampone questo rispetto al primo, ancora più freddo del primo. Fammi guardare, ops, dal davanti. Sì,
farmi un'idea più precisa. Ok. Allora, poi qui abbiamo un blu oltremare, blu cobalto, alcuni lo chiamano, Ok. però guardiamo un po' come ti sta. Io direi benissimo. Mai utilizzato il blu? Mai messo. Anche io prima di fare la mia stagionatura il blu lo detestavo, il blu scuro. Poi non è proprio nella mia stagione, c'è un tipo di blu che ho cominciato ad usarlo. Ok. Non Non questo l'avrei. blu qua perché mi uccide. Sì, Ok, quindi non credo tu sia un inverno assoluto. ok. Questo è un giallo limone. Ok. Questo è il cian, è proprio un colore primario. Ok. È il blu, il vero blu primario è questo. Con questo si ottengono tutti i colori, non se usi quell'altro tipo di blu. Ok. Vediamo un po' come ti sta. Anche questo non ti sta male. Il magenta, anche questo è un colore primario. Direi che ti sta molto bene. E torniamo al verde smeraldo di prima. Quindi ricapitoliamo. Sono crollati. Ad esempio dei rossi, quale preferisci? Questo o l'altro più, o questo qua? Secondo me è questo. Però c'era anche l'altro più lampone che l'ho perso. No, era questo. Questo è il lampone, scusa. Mi si sono no, eccolo, mi si sono attorcigliati tutti i drappi. Ci vuole una grande maestria, però. Ok, era questo. Ok. Non questo, questo è un viola. Ok, questo. Quale preferisci? Forse per le labbra Mhm. il secondo, Questo cioè qua, questo qua, mi sembra un pochino più tonato. intonato. Ora guardiamo le occhiaie. Però questo secondo me ti spariscono le occhiaie, eh? Ce ne vuole. Poi adesso siamo abituati troppo con i filtri, con il make-up, quindi non siamo più abituati a vederci senza trucco e non accettiamo minimamente ogni imperfezione, ma la Ci sono. pelle non è una cosa finta, quindi diciamo che vestirsi in un certo modo secondo me ci può permettere anche di andare in giro struccate,
con un semplice lucidalabbra. Perché no? Allora, Sara, io direi che ti stanno molto bene i colori con un'alta intensità. Ok. Quindi io ti vedrei bene come Winter Bright, Ok. ovvero un inverno brillante, Inverno brillante. perché i colori che ti valorizzano di più sono proprio questi molto accesi, vedi? Ok. Guarda come ti sta il magenta. Anche il viola, seppur questo faccia parte della palette Winter Deep profondo, però ecco, diciamo che lo stesso viola, se lo scegliamo leggermente più brillante, diventa perfetto per te, anche se comunque ce l'hai in palette, questo viola ti sta bene, E poi mi tieni benissimo il giallo limone anche, se lo trovo. Se penso al tempo che ho impiegato a mettere in ordine questi drappi e adesso li ho distrutti, va bene. Allora, il giallo limone, se non sei Winter Bright, è difficile reggerlo bene, Guarda come ti sta. L'avresti detto? No. Bene, io direi che siamo Winter Bright. Adesso ti faccio vedere la palette cartacea. Ok. Questa di qua, che ho nella mia borsa. Qui abbiamo tutte le varie palette Winter. Allora, diciamo, questo è l'inverno classico, questa invece è la palette Winter Bright, quindi qui ci sono bene o male tutti i colori che sono più valorizzanti per te, Ok. ok? Quindi vedi, c'è una bella varietà, diciamo, l'unica, non c'è l'arancio. Ora, tu sei venuta oggi con una maglia che è un arancio da primavera brillante, perché è caldino, però non è neanche un arancio caldissimo, quindi fosse proprio quell'arancio caldo ti starebbe peggio. Però diciamo che questa maglia è un colore da primavera brillante. Ok. Però, come abbiamo detto all'inizio, uno poi basta che lo sappia Ok. e sceglie. A volte volutamente uno anche può vestirsi non in palette. Poi vedi, ti stanno bene questi gialli qua, ti sta benissimo il verde acido. Ok. Questi qua sono molto brillanti, vedi i vari viola, i vari blu. Ok. Poi se vuoi andare sui colori chiari puoi mettere anche questi, anche se comunque tu sei sì brillante ma hai anche un'alta intensità. Ok, quindi comunque. Cioè, volevo dire, hai un'alta intensità ma hai anche un alto contrasto. Ok. Quindi diciamo che questi colori qua sono nella tua palette ma non sono i più valorizzanti. Ok. Quindi Ok? meglio colori forti. Sì, intorno al viso sì. Ok. Quindi questi ce l'hai nella palette perché comunque sei un inverno brillante ma hai anche un alto contrasto. Quindi ci sono dei metodi, questo è un metodo più ridotto, questo che sto utilizzando io, ma c'è anche un metodo che si chiama 16x4 in cui ogni sottostagione poi ci sono ulteriori specifiche che vanno a definire ancora meglio. Però ecco, mi pare evidente che questi colori qua per te sono meno valorizzanti. Quindi orientati soprattutto su questi qua molto accesi, molto ricchi, saturi di colore e belli intensi. Ok? Bene. Dopo quando vai via ti darò la tua palette che è da borsetta e potrai portartela quando vai a fare shopping. Ok? Perfetto. Bene.
Adesso andiamo a sciogliere i capelli, a togliere la bandana. Effettivamente, se il tuo colore di capelli è anche così scuro, era un'ulteriore indicazione Ok. sulla tua stagione. Allora, faccio io, non preoccupare. Grazie. Ok. Bene Sara, allora io ti ringrazio di essere stata qui da me, fammi pubblicità, mi raccomando, Assolutamente. se ti sei trovata bene, insomma, parlane anche con le amiche, ok? Certamente, grazie mille. Grazie, allora accomodati pure Sì. alla reception, ti daranno la tua palette, Mhm. io nel frattempo chiamerò la ragazza, le dirò Ok. quale darti e Perfetto. puoi pagare lì, tutto a posto, ok? Ok. E se più avanti mi specializzerò nel metodo 16x4 e vorrai approfondire la tua stagione, possiamo anche rincontrarci, magari te lo farò sapere via email. Certo, volentieri. Bene, grazie. Grazie mille a te.